Cari amici di Piazza Square, benvenuti ad un nuovo video super speciale. Ci troviamo a New York, adesso vi faccio vedere la vista dal balcone del mio appartamento. Siete pronti? Taran! Ecco alle mie spalle Manhattan. Ragazzi, per il video di oggi abbiamo un ospite speciale, è di New York, parla italiano, magari lo conoscete già. Uela. Adesso ve lo presento, andiamo a scoprire con lui per le stradine di Little Italy se a New York si parla l'italiano. Sto camminando per le strade di Little Italy ed è spettacolare, cioè mi sento veramente a casa. Nel quartiere italiano a New York andiamo a scoprire per le stradine se qua si parla veramente italiano. Io parlo italiano, quindi. Ma che casualità, Guarda, il mondo è piccolo, Uela, raga, come state, ragazzi? Guarda dove siamo. Grandissimo Uela Tom che mi sta portando in giro per le strade di New York. Esatto. Per scoprire che cosa scopriremo. Se si parla veramente l'italiano qua a Little Italy. Si parlerà l'italiano? Vuoi partecipare a un video di YouTube? No, fratello, io devo lavorare. Ma sei italiano? No, cinese. Un newyorkese che parla italiano l'abbiamo già incontrato. Questo sì. Perché parli italiano? Io vengo da una famiglia italiana e quindi noi parliamo sempre l'italiano in famiglia, ma poi l'ho studiato. Quindi grandissimo Uela Tom che ha un canale su YouTube con più di 100.000 iscritti. Più di 100.000 iscritti. E poi sono su YouTube da 10 anni ormai. Sì, su YouTube da 10 anni. Esatto, insegno l'italiano. E poi ho iniziato proprio ad insegnare l'inglese agli italiani. Ma poi ho notato che c'è una voglia pazzesca per chi vuole imparare l'italiano. E quindi siamo qua. Che cosa pensi di Little Italy? Rispecchia veramente l'Italia? Secondo me no, però fa vedere l'italiano-americanità, ho appena creato questa parola, che era una cosa che esisteva tipo negli anni 1920, no? Quindi è un posto per i turisti, ma ancora bello. A New York si parla italiano o no? A noi si parlano tutte le lingue. Capo il mondo è New York. Capo il mondo è New York. La realtà italiana com'è? Ci sono gli immigranti italiani dall'Italia, ci sono italiani americani e qua sono benvenuti tutti quanti, se fate bravi. Un po' mi sono sentito a casa. L'atmosfera rispecchia un po' quella italiana? Sì. Magari quella italiana di una volta? Di una volta. Perché gli italiani dopo un po' se ne sono andati tutti via e poi Chinatown si è allargata. Quindi adesso Little Italy è solo una strada che si chiama Mulberry Street. Non è mica una parola italiana, però ci sta, è carina. A New York si parla italiano? Parlo poco italiano, sono poco albanese, poco italiano. Albanese? No, ma la nonna di Venezia. La nonna di Venezia, mio papà albanese. Voglio, un secondo. Siamo napoletano, chef. Allora, siamo qua in una pizzeria napoletana e abbiamo trovato una persona che parla italiano. Ciao! Allora, ciao, piacere. È stato vero un piacere sentire parlare la lingua italiana come fossi in Italia. Pensi che gli italoamericani siano orgogliosi di parlare italiano? Sì, particolarmente di oggigiorno. Perché in passato c'era tanta discriminazione, ad esempio io che faccio l'insegnante di italiano insegno moltissimi americani che hanno detto guarda, nei miei tempi io non potevo imparare l'italiano dalla mia famiglia perché tutti volevano parlare solo inglese. E ormai è come un modo per rivendicare, esatto, revindicate in inglese sarebbe. Quindi è una cosa veramente speciale per tutti i discendenti di migranti italiani qui. Come ti sei sentito quando ci hai sentito parlare in italiano? Ho detto Maria, spero che non capiscono che sono siciliano, io parlo siciliano. Quindi tu sei di New York o di dove No. sei? Italo-canadese. Parli italiano o siciliano a casa? Io parlo tante lingue, siciliano, italiano, inglese e un po' di francese. Che cosa ti ha detto tuo nonno la prima volta che ha visto un tuo video su YouTube? Io ero tanto felice di fare vedere a mio nonno uno dei miei primi video su YouTube e invece di sorridere si è arrabbiato e mi ha detto tu sei nato qua.
tu sei americano, non devi far vedere alla gente che sei italiano. E io ho detto no, ma guarda nonno, oggi è una cosa molto positiva parlare l'italiano. E poi col tempo lui ha capito. Però da una parte mi fa sentire veramente triste perché lui ha sofferto della discriminazione, no? La cosa molto bella, ormai è una cosa veramente positiva. E quindi per me come insegnante mi riempie di gioia ogni volta che vedo che uno dei miei studenti è così tanto felice di studiare questa lingua e di dire wow, finalmente, se solo mio nonno mi potesse vedere, mi dicono. Quindi sì, è bellissima. La lingua del cuore, quella che ti connette alla famiglia è? Siciliano, dialetto stretto delle anni 60-70. Fantastico, un motivo d'orgoglio e una maniera di riconnettersi con la famiglia. Esatto, la storia è complicata, però alla fine la cosa bella di oggi è che siamo veramente uniti, nel senso che l'italianità si sente e ormai che tutti vanno in Italia a studiare all'estero, abbiamo internet, possiamo interagire, cioè la lingua ci unisce. E quindi è una cosa strepitosa, che dire. Fai un saluto agli amici di Piazza Square in siciliano. Ciao Biegi, vedi che vi aspettiamo qua a New York e se va noi a venire qua siamo a Toronto. Saluto a tutti. Grande.